Buonasera a tutti, benvenuti a questa presentazione che riguarda il corso dei tarocchi. Spero che voi stiate tutti bene, qui è sera, da voi è giorno. Spero che mi sentite bene, alzerò un po' la voce in modo che è tutto in modo che sia molto chiaro. Il corso di tarocchi che farò non è il solito corso dei tarocchi, certamente ci sarà anche ciò che è conosciuto come solito corso di tarocchi, diciamo così, in realtà la divinazione, la parte di conoscenza sottile delle varie cose che sono più attribuibili ai tarocchi, ma io darò degli elementi che solitamente vengono dati nelle scuole misteriche, e quindi questi elementi hanno la grande capacità di poter risvegliare dentro il praticante ciò che viene chiamata come via iniziatica. La via iniziatica che porta alla conoscenza iniziatica. Questo è fatto sia per dare a coloro che sono interessati ai tarocchi ciò che veramente vogliono, ma anche a coloro che vogliono studiare i tarocchi da un punto più professionale e più anche iniziatico, qualcosa che non è stato mai dato. Con i tarocchi noi entriamo nella conoscenza delle sacre immagini dell'Occidente. Con i tarocchi noi entriamo in contatto con ciò che sono immagini archetipiche che hanno dominato completamente l'Occidente e che hanno direttamente dentro se stessi una potenza travolgente. Nei tarocchi noi abbiamo la possibilità di racchiudere in 78 cartoncini quella forza assoluta della conoscenza che solitamente viene soltanto teorizzata. Noi con i tarocchi possiamo giungere a conoscerla direttamente. Perché? Perché nel corso che io faccio, nel corso che è tratto dalla conoscenza ammonia, come tutto ciò che io porto a voi, viene dato il potere di entrare in contatto anche con queste forze e potenzialità assolute. I tarocchi sono immagini magiche. I tarocchi, come sto spiegando nella seconda lezione, che è già fatta, voglio dire, quindi siete già siamo a buon punto, risalgono al 1300-1400 come carte definitive, fino a essere stampate al fine del 600-700 a Marsiglia, e da lì poi prendere direttamente la partenza per essere conosciuti. Ma i tarocchi hanno il grande potenziale di squadernare completamente la psiche umana, cioè di riuscire ad aprirla completamente, di riuscire a metterla in contatto con tutto. C'è da dire che i tarocchi sono usati anche dai servizi segreti, per esempio. Nessuno lo sa, ma i tarocchi e le loro immagini, essendo energizzanti e stimolanti della mente profonda, sono usate per poter predire diverse situazioni, addirittura anche in fase di guerra. Questo perché? Perché danno la possibilità di entrare in contatto diretto con il proprio subconscio. Ora, al di là di coloro che possono immaginare il termine magico come qualcosa che non ha a che fare col subconscio, noi parliamo anche di questo. I tarocchi, essendo immagini potentissime, immagini magiche, e io per magia intendo la capacità dell'essere umano di agire con la volontà, quindi niente di così, no, all'Harry Potter, hanno la possibilità di diventare una specie di linguaggio o di lingua franca per poter, come l'inglese se vogliamo, per poter dialogare con tutte le forze interiori che noi abbiamo e anche che quindi corrispondono alle forze interiori dell'universo.
I tarocchi hanno quella grande potenzialità quindi di accomunare in se stessi tanti simboli che dovremmo fare lo sforzo di memorizzare almeno all'inizio, perché altrimenti non riusciremo a capirne il linguaggio. È un pochino come quando accade con l'astrologia, che all'inizio si deve afferrare il linguaggio, e una volta che si è afferrato il linguaggio, i simboli e le varie cose, si deve essere bravi a organizzarli. Nei tarocchi è ancora più potente, nel senso che parlano da soli. Cioè, i tarocchi, essendo una lingua, hanno la potenzialità di poter risvegliare dentro se stessi ogni forza assoluta, totale e naturale che noi possiamo poi trovare direttamente ovunque. Con i tarocchi possiamo quindi parlare con il nostro subconscio, con i tarocchi possiamo entrare in contatto con entità che non sono fisiche, perché alla fine la divinazione è proprio quella capacità di, se fatta a livelli profondi e magici, quella capacità di entrare in contatto con energie molto profonde, energie di entità differenti dalla nostra sfera di vita. La nostra sfera vitale è caratterizzata dalla coscienza, questo piccolo spazio, questo spaziettino che noi abbiamo. Immaginate una grande, così magari ve lo voglio far vedere qui un pochino in maniera più precisa, no? Immaginate che questa sia tutto ciò che è lo scibile della conoscenza. Bene, la coscienza è data da questo. Quindi noi abbiamo quella possibilità di avere solo questa come capacità coscienziale, mentre tutto questo, che è anche piccolo, perché io lo farei anche più grande, è tutto ciò che esiste, quindi qualcosa che esiste totalmente al di là e che è l'espansione assoluta della coscienza. Nei tarocchi quindi si vanno ad assommare simboli astrologici, simboli magici, simboli alchemici, simboli yogici, simboli teosofici, simboli astronomici, simboli di fisica, simboli di chimica, simboli di letteratura, di poesia. Con i tarocchi è possibile creare intere sequenze di pensiero scientifico o pensiero filosofico. Questo perché è molto vicino a ciò che anche che fu e che è il pensiero bruniano ermetico e che nella magia bruniana sta seguendo un altro percorso. Ma i tarocchi già, per esempio, i 22 arcani sono legati alle 22 lettere ebraiche, ebraiche perché la lettera ebraica solitamente, magicamente, è stata usata più delle lettere latine in un certo periodo ed è stata usata quella come esempio di mistero, ma non è che ci sia una particolarità eccessiva, a parte il fatto che è basata, come spiego nelle lezioni, sul numero 4, sul quadrato, e quindi su certe cose che andrete a vedere e capire da voi. Quindi noi ammettiamo che abbiamo una sequenza di tarocchi, per adesso parliamo di arcani maggiori, di 3 tarocchi. Noi abbiamo 3 lettere, noi abbiamo 3 numeri, noi abbiamo 3 simboli astrologici, noi abbiamo 3 simboli alchemici, noi abbiamo 3 suoni, noi abbiamo 3 colori, noi abbiamo 3 profumi, noi abbiamo 3 piante, noi abbiamo 3 pietre, noi abbiamo 3 pianeti, noi abbiamo 3 stelle, noi abbiamo 3 modalità di pensiero, noi abbiamo 3 significati psicologici, noi abbiamo 3 significati filosofici, abbiamo 3 significati religiosi, abbiamo 3 significati metafisici, per dire, quindi 3 significati magici, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo mistici, uno scibile infinito, abbiamo 3 significati dell'anima umana. Quindi che cosa succede? Succede che noi andiamo direttamente ad entrare in un campo, quindi ecco l'ammonio, vastissimo, che porta la nostra mente a diventare un ricettacolo di ciò che è la conoscenza divina e che è stata sparsa in tutto l'universo e che non è ancora conosciuta. Dicevo che i tarocchi sono usati anche come una lingua franca, ossia quindi come l'inglese, e per parlare e dialogare
come si chiama, con l'invisibile. Gli antichi rosacroci usavano, e anche noi se vogliamo, che ci occupiamo di questo, usavano i tarocchi, se conoscono bene il simbolismo, per parlare tra di loro, anche se uno è tedesco, uno francese. Quando c'erano le riunioni dei rosacroce tanti anni fa, nel 1600, 1700, 1800, 1900, con le varie, finché anche adesso ci sono, ma non penso che sappiano fare questo, gli pseudo rosacroci rimasti. Credetemi, non sto scherzando, però cosa facevano? Talmente conoscevano bene il simbolismo tarotico, come ho detto prima, che potevano parlare come se sapessero l'inglese, un pochino come il latino per la Chiesa cattolica, no? O il greco per la Chiesa ortodossa, il greco antico. Quindi ha quella capacità, oppure i geroglifici come lingua ieratica per gli egizi, o il sanscrito ieratico per l'indù. Cioè, quindi è qualcosa di veramente molto grande. Tra l'altro c'è una frase bellissima di Eliphas Levi, che parlò nell'Ottocento dei tarocchi, fu uno degli ispiratori della conoscenza iniziatica dei tarocchi, che va a dire: una persona che non fosse, che non avesse istruzione di qualsiasi cosa, può essere chimica, fisica, può essere teologia o quello che sia, se avesse in mano un mazzo dei tarocchi e fosse chiuso in una prigione, ma se sapesse, conoscesse perfettamente le attribuzioni dei tarocchi, non ci sarebbe nulla a cui potesse essere, che gli potesse essere precluso, potrebbe conoscere tutto, perché ai tarocchi si possono porre i problemi di che cosa devo fare domani, i problemi se quel fidanzato è giusto o meno, i problemi se quel lavoro è quello che devo fare, i problemi cosa mi accadrà tra un anno, i problemi se mi sposerò, fino ai problemi filosofici se Dio esiste, fino ai problemi se l'universo ha una fine, cioè, quindi c'è tutto ciò dal basso fino in alto, che hanno quella capacità enorme. Si dice che il controaltare dei tarocchi in Oriente sia Li Ching, per quanto riguarda le tradizioni cinesi, e ci sono anche questi contatti. Però onestamente i tarocchi sono una cosa a sé, sono una cosa che sono figli del 1400-500, ci dicevo, e che hanno caratterizzato tutta la magia, tutta l'alchimia, tutta la scienza. Non è possibile fare l'alchimia in maniera perfetta senza conoscere il significato tarotico, non è possibile fare la magia, non è possibile conoscere la Cabala sia cristiana che ebraica, non è possibile conoscere tutto questo scibile di conoscenze. Per esempio, c'è un libro alchimistico molto ostico, l'Ashmezarep, che è un libro ebraico rarissimo di alchimia, che di solito gli ebrei non è che se ne occupassero molto, oppure non lo mettevano molto fuori, che può essere conosciuto e interpretato se si conoscono bene i tarocchi. È chiaro che ora voi magari vi state anche spaventando, ma non deve essere così, perché è chiaro che io comincerò dalla base e non è che mi spingerò a livelli altissimi come magari potete spaventarvi, ma nei tarocchi per esempio ci sono tutti gli elementi chimici, quindi, oppure gli elementi biologici possono essere riconosciuti, quindi un medico per esempio può riuscire a fare tranquillamente un check-up completo di un paziente che da carte prese dal suo subconscio, cioè del paziente, che sa di che cosa è malato. Cioè, chi più di un uomo che sta male può dire come sta cioè veramente. Quindi io spingo le persone che hanno dei parenti malati o che sono essi stessi malati a far prendere le classiche 3 carte e quindi andarli poi a studiare una volta che comincerete a conoscere, e qui entriamo nella tarotica medica. Esiste anche una tarotica botanica, ma non ci spendiamo troppo, perché altrimenti vi cancellate subito dal corso e ve ne andate. Ma solo è per farvi capire quanto è grande nei tarocchi. Ora, vedendo anche Francesco, ci sono tutte le tecniche di fusione, ci sono tutte le tecniche di pittura, per i fisici e per i chimici di torsione, cioè, basta saperle interpretare. Perché? Perché sono, ripeto, un linguaggio generale e franco. Immaginate i tarocchi, ogni carta come un cassetto, immaginate questi cassetti in cui è possibile mettere tutto quello che corrisponde a quel cassetto. Chiaramente non è che andiamo a mettere cianfrusagli, ma cose che corrispondono solo a quella particolare carta. Immaginate la carta del mago, mettiamolo,
che è la prima carta, mago, giocoliere, bagatto, colui che è una specie di sapiente, mentitore, mentecatto, Dio che crea, Dio che gioca con gli elementi, la mente umana che proietta. Vedete che già andiamo, per esempio nella divinazione è una persona che sa fare le cose in maniera perfetta, tanto da farle sembrare quasi una magia. Quindi vedete che c'è una salita e una discesa nella salute e la mente, e quindi a secondo le carte vicine sta bene o sta male. Voglio dire, questo è chiaro che si acquisisce con il tempo. Io ho fatto anche studio e ho fatto i tarocchi fin dall'età di 14 anni, quindi ora ce ne ho 55. Quindi immaginate, quando sono 40 anni, sono 41 anni che io mi occupo di tarocchi, non mi hanno mai deluso quando c'è stato un quesito, quando qualcosa non riuscivo a risolvere, ho sempre preso la mia piccola carta dei tarocchi, o 2 o 3, secondo i vari giochi che vi insegnerò, per conoscere cose più profonde, dalle meno profonde fino alle complete. Smisi di interrogare i tarocchi per me quando con un gioco che vi insegnerò, si chiamano giochi, perché la vita è un gioco, non perché è un gioco così, la vita è un gioco, da qui poi ci sono i giochi dei tarocchi che sono evoluti, come con le carte francesi, le carte tedesche, le carte svizzere, che hanno dei semi diversi, le carte napoletane, cose varie. Ma comunque, per esempio, quando io feci un gioco usando tutti i 78 in una certa maniera e cominciai a prevedere, io mi ricordo che ero all'università, facevo il terzo anno all'università, e vidi, ma vediamo, sì, terzo anno all'università, e vidi che tutto era talmente preciso nei giorni dopo, nei mesi, che dissi basta, ci mi tolgo il divertimento, così, ma cioè, non per paura, perché a me piace divertirmi, io sto vivendo per avere sorprese, non mi piace la vita piatta, non mi piace sapere cosa avverrà domani, tranne cose importanti, che ne so, c'è una persona che sta male, magari sapere che medicina è giusto prendere, oppure sapere se morirà, c'è un lavoro da fare, sapere come è meglio farlo, eccetera. Insomma, queste cose, però in generale, la vita in generale, mi sono fermato, voglio dire, perché non c'era più divertimento, talmente sono precisi i tarocchi. Mi diceva addirittura la persona che incontravo, bionda, bruna, gialla, rossa, nera, quello che faceva, quello che diceva, come era dimensionalmente, cos'era fisicamente, qualcosa di allucinante. Ci mettevi una vita quando facevi questa cosa grande, però poi te lo scrivevi, rimanevi scioccato, dicevi, caspita, è tutto predeterminato, no? Ma i tarocchi esistono anche a livello magico, quindi possono andare anche a muovere la predeterminazione. Quindi ossia le sequenze di carte ben usate, a secondo i momenti situazionali particolari, vanno a modificare delle linee di esistenza che ci sono e che tutti abbiamo. Quindi vanno a modificare il destino, vanno a modificare il fatum, facendo riprendere altre strade, no? I tarocchi sono potentissimi, i tarocchi si influenzano le persone, cioè non si legge solo il futuro, ma si influenzano. Con i tarocchi è facilissimo influenzare Salvini, Renzi o chiunque sia, se si sa come fare, cioè in pratica andando a suggerire certe strade, certe vie. Ripeto, sono usati da servizi segreti, sono usati da persone che conoscono, da psicologi comportamentalisti, quindi, o behavioristi vengono chiamati, proprio per portare le persone a certe tipologie di comportamenti. Molto spesso durante uno stress emotivo queste persone mostrano per caso una carta o mostrano fisicamente un'azione durante la vita che assomiglia a un'immagine dei tarocchi, il mago, il giullare, la torre cadente, che ne so, queste persone che sono sotto stress emotivo, che devono essere purtroppo, ahimè, dominate o portate verso certe situazioni, vengono portate, magari fatte entrare per caso in una casa e si vede che crolla qualcosa, con una specie di scoppio, la torre cadente, e gli crolla la personalità, no? Perché? Perché è un'immagine potentissima, la torre colpita dal fulmine, e ha dei legami con entità ctonie molto potenti che vanno a distruggere ciò che è stato creato. Si diceva che
il corallo viene creato in tanto tempo, è durissimo, ma un fulmine come la torre cadente lo distrugge. Per dire, corallo sarebbe tutte le nostre modalità di essenza, tutte le nostre idee, tutte le nostre incrostazioni e cose varie. Quindi, ti ripeto, il corso dei tarocchi vi insegnerà sia a divinare, quindi ci vuole un po' di pazienza, sia a conoscere le vostre potenzialità interiori, sia a poter iniziare a muovere le forze che i tarocchi stessi indicano, perché essendo immagini magiche, come ci possono dire qualcosa, ci possono dare qualcosa. Quindi dare in mano a voi, poi ognuno ne faccia quello che vuole, non sono responsabile di queste cose, siete tutti grandi, non siete bambini, quindi ognuno farà quello che crede e sarà scioccato da quello che realizzerà, perché non sembra che le carte possano fare questo, invece lo fanno. Bisogna provare per credere e quindi insegnarvi anche a magari muovere qualcosa che non vi piace. E poi parleremo delle interazioni, parleremo di quello che comporta andare a muovere queste cose, però ne andremo a discutere nelle lezioni. Impareremo a usare anche i tarocchi mentalmente, quindi a strutturare il nostro spazio psichico usando le immagini tarotiche per poter giungere a una conoscenza più profonda, andando a rimestare energeticamente la nostra mente profonda. Andremo anche a vedere la parte astrologica dei tarocchi, quindi andremo a capire che ogni carta, è collegata ad un pianeta, andremo a capire che ogni segno è collegato ad una carta, andremo a capire quindi che queste immagini magiche si muovono così come si muovono i cosiddetti pianeti. Sono fisse così come sono dette fisse anche le stelle, quindi andremo a vedere i vari domini dei tarocchi stessi nel cielo. No? Avendo detto questo, andiamo un pochino ad analizzare i tarocchi. No? I tarocchi sono divisi per tutto ciò che noi possiamo conoscere nella nostra vita. Per esempio, andiamo a vedere, c'è il diavolo e c'è l'angelo. No? Il diavolo e l'angelo, ossia la temperanza, sono due cose che l'essere umano conosce, di cui ha sempre parlato, e quindi sono forze teologiche, diciamo, che vengono chiamate. Una è perversità, se vogliamo chiamarla così, o stimolo, o forza materiale, o desiderio materiale, o sessualità, l'altro è invece l'opposto, no? Vediamo nei tarocchi le immagini di tutto ciò che l'essere umano conosce. Per esempio il matto. Il matto è quello, va a significare sia il giullare, no? Vediamo che gli uomini hanno conosciuto i giullari all'epoca dei re, ma adesso ci sono coloro che si occupano di satira, no? E quindi coloro che fanno satira possono essere accomunati al matto. E poi vediamo le varie significazioni, le vedremo, però per far capire che nelle carte dei tarocchi abbiamo tutto lo scibile umano, ciò che l'uomo conosce. Per esempio l'imperatore e l'imperatrice sono il re e la regina che da sempre sono state conosciute, così come il papa e la papessa sono il gran sacerdote e la gran sacerdotessa che c'erano nelle religioni precedentemente, prima che venne tolta dal cristianesimo la capacità sacerdotale femminile, no? Ahimè, con grande danno, perché altrimenti la Chiesa ora sarebbe molto meglio di come è attualmente. Andiamo a vedere che c'è per esempio il carro, che è il carro trionfale su cui venivano posti le persone che vincevano qualcosa. Andiamo a vedere che c'è per esempio l'innamorato viene chiamato, ossia la scelta, una persona che non sa se scegliere la virtù o la non virtù, quindi una scelta, quindi ciò che all'uomo si manifesta, no? Quando di fronte, uomo e donna, quando si manifestano la scelta di un potere più materiale o un potere più spirituale, no? Amor sacro e amor profano, se vogliamo. Vediamo per esempio che ci viene rappresentata anche la forza come una ragazza che apre un leone. Qui lo vediamo nei circhi, venne presa dai circhi in cui c'era la prova di coraggio, no? E di temerarietà di un uomo o di una donna, ma penso che era un uomo che apriva
la testa, la Borgnellone addirittura ci metteva anche la testa, per far vedere temerarietà, capacità di dominare le forze sottili, le forze della bestialità, però gli uomini l'hanno visto come tutte queste cose, diavolo e angelo dalla cultura teologica, re e regina ce l'avevano sempre che erano coloro che dominavano la situazione, papa e papessa, cioè gran sacerdote e duchessa, erano quelli che erano legati gli opposti di re e regina. Notate che andiamo a riconoscere ogni figura, quindi non ci devono spaventare. Il carro trionfale di quando dicevo, cioè, le persone erano portate in trionfo, e poi, come ho detto, c'è l'innamorato, la scelta dell'essere umano durante la vita. Che scelta faccio? Vado di qua o vado di là? Che faccio di fronte a una situazione? La prendo o non la prendo? Vado su o vado giù? E poi appunto dai circhi questo senso di forza, di temerarietà, che indicava come dominare le situazioni bestiali, no? Si dominano sempre con l'eleganza, con la mancanza di paura. Però la temerarietà, per esempio, in un lavoro di divinazione potrebbe significare, secondo le carte vicine, che magari vai a finire male, e quindi quello si vede dopo. Dice sei temerario, e proprio perché sei temerario può andare a finire male, quindi lasci perdere oppure cambi direzione. Poi, per esempio, c'è l'eremita, no? Che era l'asceta conosciuto che si andava a ritirare nei boschi, nelle caverne, nelle montagne, lontano dal mondo, e vedremo i significati. Quindi è l'eremita e l'asceta. La ruota della fortuna, che è ciò che è la fortuna bendata, cioè purtroppo l'uomo è sottoposto a fortuna e sfortuna. Io ne so qualcosa, perché la mia ruota è girata spesso un po' in alto e un po' in basso, ma penso che a tutti capita questa cosa. Quindi le ruote della fortuna si dice che è cieca, no? Mentre si dice la sfiga ci vede benissimo, però vabbè, la ruota della fortuna indica proprio questa cosa qua, indica proprio ciò che l'uomo ha visto nella vita di tutti i giorni, ciò che ha sperimentato. Quindi notate che non c'è niente dei tarocchi che stiamo andando a vedere adesso che non sia riconoscibile, no? Dall'uomo come esperienza. Quindi non state a immaginare chissà che cosa possa essere di strano, perché dobbiamo andare direttamente a focalizzare. Andando avanti possiamo vedere, per esempio, l'impiccato, che sarebbe la pena, ciò che gli uomini assistevano quando venivano penalizzate gli assassini, i delinquenti. Ahimè, penso anche abbastanza persone che fossero innocenti. Però vabbè, è quindi una pena, quindi una sofferenza, e dopo c'era la morte, e chi non conosce la morte? Ti conosce fin da piccoli, con la morte dei nonni, quindi anche quella è un'esperienza traumatica che nei tarocchi è data come immagini. Quindi notate che sono tutte le cose che accadono nella vita della nostra vita, c'è dell'uomo, della donna, di tutta l'esistenza. E così, andando avanti, l'angelo, appunto, la temperanza, perché la temperanza c'è di vivere equilibrato, e il diavolo dall'altra parte. Infatti 14 e 15, il diavolo uno qui e uno qui, no? Cioè, facevano i disegni, un angelo sulla destra dice no, non fare questo, il diavolo no, fallo, uno dice no, mantieniti casto, l'altro no, ma che te frega, devi godere, poi muori, ma no, ma guarda che vai all'inferno, ma non è vero, anzi se vieni all'inferno ti diverti, ma non è vero. Questo accade, no? È stato dato all'essere umano, quindi la capacità della coscienza dell'essere umano di poter purtroppo sentire due voci, e delle volte non si sa. E qui torniamo di nuovo all'innamorato. Vedete che poi vedremo i collegamenti, no? Come per esempio il Papa è legato all'eremita, quindi sono blocchi che andremo a studiare, come anche l'imperatrice è legata alla papessa, essendo figure femminili. La temperanza è una figura femminile anche, però è angelo, già un corpo sottile, ma esistono anche altre spiegazioni che andremo a vedere, più sottili. Ora vi sto facendo vedere come l'uomo ha messo disegnate cose che conosce. Il diavolo, 16, la torre colpita dal fulmine. Vabbè, certamente è stato visto il fulmine cadere fino all'altro giorno, è morto un poveraccio, una poveraccia che faceva una corsa in alta montagna, è stata colpita a 2000 metri e è morta. Quindi il fulmine, la torre e il corpo fisico, ma anche indicava proprio quei colpi di fulmine che ci arrivano nella nostra vita, che distruggono tutto quello che abbiamo creato. A me è successo un colpo di fulmine che ha distrutto tanti anni fa ciò che avevo costruito. Quindi c'è la torre che indica anche quello che si notò, come l'essere umano aveva quella capacità di
ergersi come chissà persona importante e poi di crollare sotto il fulmine di Dio. A volte viene chiamata la casa di Dio, infatti a volte la torre cadente, a volte la torre colpita dai fulmini. Vediamo due persone che cadono, soldi che cadono, vediamo, quindi, ma indica anche, per esempio, per dirla, l'eiaculazione maschile, perché le persone sono gli spermatozoi che poi devono andare a fecondare, guarda caso vanno a fecondare con la carta susseguente, no? Le stelle. Cioè abbiamo le stelle, che è ciò che gli esseri umani vedevano, quindi l'eiaculazione maschile che tramite lo sperma chiama una stella sulla Terra, cioè un'entità, e lo incorpora dove? 18, nella Luna, nella femmina che lo deve partorire, che poi nasce il Sole, nasce il bambino, infatti i simboli del Sole sono due bambini, no? Dietro un muretto. Il muretto, che cos'è questo muretto? È la separazione tra ciò che non è visibile e ciò è la vita con cui si è nati. Dopodiché, dopo il Sole, le stelle, la Luna, che sono le carte che stanno ad indicare, che le metteremo nel blocco, diciamo, astrologico, chiamiamoli così, c'è il giudizio universale. L'universale l'abbiamo sempre saputo tutti, cioè, è la speranza assoluta, ma indica anche la reincarnazione. Il giudizio universale non è solo quando arriverà, indica l'uomo che si risveglia dalla tomba, cioè una volta che sei morto torni, e qui c'è il collegamento con la morte, con l'altra carta, e ripeto, vedremo, infatti c'è un essere umano, un angelo che suona e sorgono dalla tomba, no? E questi che sorgono dalla tomba, un bambino, un uomo, una donna, sono collegati con le mani, per esempio i piedi, le teste, le cose che sono tagliati dalla morte nella carta 13. Andiamo anche a vedere che la carta 13 della morte va a rimembrarsi direttamente con la carta 21 del giudizio universale, quindi sempre 3 alla fine, no? Vabbè, ma poi andremo a vedere i vari significati numerologici, perché mi ho dimenticato, ci sono anche significati appunto numerologici. E poi c'è il mondo, tutto quello che gli uomini vedevano. C'è una ragazza nuda che corre, Corè viene chiamata, quindi Corè che era la dea, che corre, significa il divenire. Ora, non è detto che, attenzione, che le sequenze sono come io l'ho detto adesso, le sequenze sono diverse, le sequenze non si sanno perché sono tarocchi, cioè una ruota, quindi da 0 a 21, e ne fanno 22, girano, quindi poi le varie sequenze sono date dalla comprensione dell'esoterista di turno, dalla comprensione dell'ermetista di turno, dalla comprensione del mago di turno. Io non mi sento di dire quella di Wirth che vedremo è migliore di quella di Papus, che vedremo che è migliore di quella di White, un altro che vedremo che è migliore di quella della Golden Dawn che vedremo, o di Brennan che vedremo, eccetera, eccetera. Non me la sentirei, oppure della Marsiglia, non me la sentirei. Perché? Perché sono delle sequenze date a secondo le conoscenze. Facciamo un esempio: nella Golden Dawn c'era una sequenza, Crowley, che è uscito fuori dalla Golden Dawn, cambiò 2 carte, invece spostò le stelle che era nella Golden Dawn il 17° sentiero, lo spostò in alto al 4° sentiero, mentre l'imperatore lo spostò al 17° sentiero. Tra l'altro esiste anche un'altra sequenza che è data da un allievo, per esempio, del Crowley, in cui va a incastrare ogni carta in un sentiero collegando sull'albero cabalistico per vedere, cioè, in pratica, i pianeti insieme con i segni. È un po' complicato, però per dire, non che dobbiamo impararlo, ma per capire che ognuno c'è il suo, no? Per esempio nelle tarocche di Papus, le tarot delle Bohemienne, cioè i tarocchi dei boemi, no? Che poi non sono dei boemi, perché gli zingari stessi, i boemi, ci dissero: noi con i tarocchi non c'è niente a che fare, i tarocchi sono nati da voi, cioè da voi occidentali, perché i zingari erano perfetti per leggere la mano, erano bravissimi in chiromanzia, poi li hanno acquisiti anche loro. Per esempio nel 1700 ci fu Alliet, grande studioso di tarocchi, però ecco, già finiamo quella linea più esoterica di cui parliamo, più profonda, e entriamo nella lingua dei leggitori di carte, come li chiamo io, che deriva da Alliet. Alliet era, cioè, quello che è Teilla,
poi lui fece l'inverso, il nome è Teilla, e fece il primo libro, per esempio, che spiegava i tarocchi secondo il suo sistema. E così poi da lì andiamo avanti fino a Lenormand, Madame Lenormand. Quindi abbiamo queste due linee, una linea più semplice, più popolare, la possiamo vedere in internet attualmente questa linea, quando diciamo voglio fare le carte, questa è la linea popolare. Non è detto che non sia giusta, perché molto spesso in coloro che fanno questa via esistono delle sibille naturali, specialmente donne. Fidatevi, ve lo dico proprio onestamente, fidatevi, sono più bravi di solito le donne a leggere le carte, perché hanno quella sensibilità di contatto con il subconscio che le riesce a... mentre l'uomo è più bravo con i tarocchi quando si tratta di farli agire, no? Vabbè, anche l'uomo è capace a leggere, però vuol dire, se prendiamo una donna naturale, un uomo naturale, crudi, cioè senza una conoscenza di base, la donna è più portata alla lettura, l'uomo è più portato all'azione. Un pochino come con il pendolo, no? Cioè la donna è più portata alla ricezione, l'uomo è più portato a agire radionicamente, cioè usare l'energia del pendolo per lanciare. Bene, e queste sono alcune cose, no? E quindi noi poi abbiamo, dopo i 22, il primo blocco, noi abbiamo il blocco delle carte minori, che sono 56, e sono queste sono 50, 56, tutte, quindi sono 50 più le altre, diciamo per le altre, sono 50, e quindi per quanto riguarda quelle antiche, poi vennero espugnate e divennero 40, cioè in pratica da 1 a 10, quindi prima c'erano 5 elementi, quindi 50, poi venne tolto il quinto elemento e divennero le 16 carte di corte, quindi 22, 50, vennero tolte come le 50 porte cabalistiche. Siccome era una cosa troppo profonda, venne tolto la linea del cinquantesimo e vennero create le 16 carte di corte, che sono le figure. Ma andiamo con calma. Allora ecco che noi abbiamo le carte numerali, da 1 a 10. Da 1 a 10 si accede a bastoni, coppe, picche, coppe, spade e denari, mentre per quanto riguarda le carte francesi, picche, cuori, quadri e fiori. Per esempio in Germania ci sono campanelli, ora non mi ricordo, comunque ve l'ho scritto, campanelli, piatti e cose varie, sono diversi, però quelli più conosciuti sono appunto spade, bastoni, denari e coppe. Che cosa sono queste? Perché ci sono queste cose? Potevano chiamarle in qualsiasi maniera, perché indicano il mangiare, indicano il cibo. Il coltello e la spada che tagliava il cibo. Il bastoncino era la forchetta o il cucchiaio. A volte era anche il, come si chiama, la forchetta prima era si metteva, si infilava, ancora oggi sono rimasti i bastoncini in Oriente, no? Si mangia con i bastoncini. La coppa era dove si beveva, e il denaro era il piatto in cui si metteva il cibo. Dici, ma caspita, sono diventate carte? Certo che sono diventate carte. Sono oggetti comuni, questi ci vanno direttamente a far vedere nuovamente, vedete che come in questa introduzione, no? Questa presentazione, che non durerà tanto, voglio dire, però già vi sto rendendo un'idea, penso che sarà molto chiara, mentre quindi i 22 sono immagini magiche superiori, immagini della vita, la vita come scorre, le cose che ci succedono, il destino che succedono. Le 40 carte, che erano 50, ma sono 40 adesso, dei 4 semi indicano le 4 situazioni che avvengono nella vita di tutti gli uomini. Cosa c'è? Denaro, dove mangi. Cosa c'è? Amore, quando la bevi. Le coppe, cosa ci sono gli uomini? Denaro, amore, quindi sesso, tutte queste cose qua. Potere, quindi i bastoni, quindi il potere, il bastone, indica anche questo. Guerra, lotta, le spade. Sono queste le cose che fanno gli uomini.
E quindi ecco che questi 4 temi indicano nella loro scala che cosa succede. Quindi i 22 tarocchi, il destino, cosa fanno succedere? Fanno succedere queste 4 cose: amore, potere, soldi, donne. Guerre intelligenti. Attenzione che per guerra indica anche l'intelligenza delle menti, però andiamo a vedere. Poi rimangono le 16 carte di corte, che sono re, regina, cavaliere e fante, che poi sono state trasformate in cavaliere, regina, re e fante, però noi diciamo re, regina, cavaliere e fante, che stanno ad indicare chi? Le persone. Cioè, chi subisce il fato, i 22, attraverso le azioni che fanno i 40, le persone. Le persone sono sempre denari, coppe, bastoni e spade, e indicano le persone. Denari scure, bastoni rosse o chiarissime proprio, coppe bionde, spadi castagne. Se uno non c'ha capelli deve vedere come era prima. E poi indicano le 4 fasi della vita: bambino fino a infante, fino a giovinetto, giovinetto, uomo o donna, persona anziana. E quindi abbiamo poi maschio o femmina. Quindi c'è le fasi della vita. Quindi che poi quando sei uomo si divide, no? In vecchio, lo vedremo. Quindi notate, i tarocchi vi parlano di una cosa molto chiara. Questi uomini e queste donne, giovani, vecchi, bambini, fanno delle azioni, e le 40 carte, che il fato dirige, i 22 tarocchi, i 22 trionfi. Penso che vi ho separato per farvi capire, ecco che nelle azioni di questi uomini c'è il diavolo, c'è l'angelo, c'è il crollo di qualcosa, c'è la fortuna che ti volge al bene e al male, c'è una manipolazione di un affare, c'è l'intuizione di qualcosa, c'è l'incontro tra persone, c'è lo scontro, c'è la morte, c'è la pena, c'è la rinascita, c'è l'essere portato in trionfo, c'è l'isolarsi. Quindi state notando, avete visto come in poco tempo, invece di andare a leggere un librone così, abbiamo adesso, penso, avete di colpo davanti a voi la visione ammonia, perché non la dice nessuno questa cosa qui, in questa maniera, dei tarocchi, che cosa sono. Quindi quando ce l'avete in mano, dice, porca miseria, c'è proprio in mano qualcosa di molto importante. E poi ci sono i vari giochi che sono legati a seconda quello che vuoi sapere. I giochi per vedere l'amore, i giochi per vedere il denaro, i giochi per vedere le battaglie, i giochi per vedere il potere, cose varie. Quindi, no? Alla fine, se vogliamo, i bastoni indicano il desiderio di potere dell'essere umano, le coppe il desiderio d'amore, i denari il desiderio di denari, le spade indicano le lotte che si fanno per ottenerle, gli scontri. Perché? Perché la spada o coltello taglia ogni cosa, quindi sottilizza, taglia, separa le cose, muove le cose, ma si arma anche d'offesa, può uccidere, può far male, quindi anche sono le carte negative, oppure può essere di difesa, può difendersi e può uccidere. Il bastone indica potere, indica anche dare una pena, quindi non uccidere ma dare una pena. Il bastone diciamo, serve anche per mangiare, ma ci serve anche per sostenerci, quindi ci possono essere carte che indicano di sostenerci, no? Il denaro, i denari cosa sono? È un piatto. Nel piatto si mangia, nel piatto il piatto si dipinge, il piatto porta il nutrimento, la vita, il corpo materiale per estenso. Nella coppa è tutto ciò che viene ricevuto come emozione, nella coppa si beve e bere il vino per esempio ci porta allegria, ma bere anche l'acqua ci porta la vita, quindi tutto ciò che è fluido. C'è stato un errore per esempio che mi è sembrato giusto anche correggere e ve lo correggerò,
E io vi darò tutte le varie visioni, però quella più corretta, per esempio, tra spadi e bastoni ci fu un'inversione nel 1800 tramite la Golden Dawn, che per la Golden Dawn, questo movimento, spadi corrispondeva all'aria, bastoni al fuoco. E invece le cose sono diverse, perché la spada corrisponde al fuoco, perché è fatta con il fuoco, è forgiata con il fuoco, il metallo forgia il fuoco, mentre il bastone è tratto da un ramo, quindi il ramo esce fuori all'aria e cresce attraverso dalla terra e quindi nasce dall'aria, quindi corrisponde all'aria che fa venire fuori i fiori che profumano nell'aria, eccetera, eccetera, i frutti e cose varie. Quindi vedete che, tra l'altro, i tarocchi ancora vanno ad indicare una cosa ancora più profonda, se vogliamo passare da questa parte materiale e densa e fisica a qualcosa di più profondo. E questo, per esempio, che stanno a indicare, per esempio, qui torniamo alla visione di bastone come fuoco. Il bastone però diventa il bastone, il pene maschile, la coppa, la vagina femminile, il coltello, come fa il coltello? Taglia, il movimento, no? Sessuale, in pratica, del movimento, che è un tagliare, perché è una specie di sofferenza, no? Un tagliare, ma anche un movimento, quindi l'unione del bastone con la coppa, del fuoco con l'acqua, e poi c'è il denaro, che è qualcosa che si ha, cioè quando ti danno denaro tu hai avuto qualcosa, tu hai ricevuto qualcosa, tu sei diventato più ricco, e difatti lì c'è ciò che è sia la fine dell'orgasmo, ma sia un bambino, ma questo viene portato anche nella visione della terra. Il bastone fa un foro nella terra, quindi un foro, mette il seme cresce, il seme dà il frutto, nuovamente le quattro forze. E nuovamente, per esempio, gli ebrei li chiamarono Yodeva Uece, Jehovah, non lo immaginate con quello della Bibbia, non c'entra nulla, perché la conoscenza, anche se l'hanno presa a prestito, la conoscenza ermetica si nascose dietro le varie tipologie, no? Per esempio i 4 temi vennero dati a San Matteo, San Marco, San Luca e San Giovanni, per poter sfuggire alle grinfie, no? della Santa Inquisizione, e così sono stati accomunati con i nomi divini, ma in realtà qui noi Ammoni andiamo a vedere il nocciolo delle cose, non ci perdiamo a perdere tempo con queste cose, cioè i nostri simboli li impariamo, ma li impariamo sempre per giungere a superarli. Bene, questa era un'introduzione generale, vi ho detto tante cose, specialmente separandovi in 3 blocchi un mazzo di carte e anche andandovi a spiegare direttamente che cosa possono significare e che ciò che si vede nei 22 è ciò che vediamo, il fato, quello che noi abbiamo. Mentre sono le azioni per quanto riguardano le carte numerali, mentre sono le persone per quanto riguardano i 4 personaggi, che sono 16. Ma poi andremo a fondo e vedremo che significano. Se avete delle domande, siamo quasi a un'ora, potete farmene qualcuno. Al 100%, l'ho detto poco fa, certo, come no. La conoscenza dei tarocchi, ho detto, non è possibile fare l'alchimia in maniera perfetta. Nell'alchimia, chiaramente, io ho insegnato delle cose prima negli anni, però la divinazione già dovrebbe bastare. Solitamente quando in alchimia viene detto tu devi avere una soror, cioè una femmina, una donna, che sia sensibile e che ti dica il momento propizio per operare, dove prendere la materia, il maestro che non ce l'ha usa i tarocchi. Che diventano la loro soror, cioè la sua soror. Non ci sono mazzi di tarocchi migliori degli altri, esistono vari mazzi di tarocchi a secondo le proprie preferenze. Noi prenderemo
in esame una tipologia, però voi usate quello che avete, poi andremo a usare quelli del Rider White, perché sono molto più precisi, essendo che vengono da una tradizione esoterica, ma poi vedremo anche quelli di Marsiglia, vedremo i Visconti, vedremo le varie tipologie, non vi fate fregare dalle varie tipologie di tarocchi di oggi, ci sono i tarocchi cibernetici, i tarocchi di qua, i tarocchi del prima e del dopo, sono cazzate. Cioè, i tarocchi non sono così. Bah, i tarocchi di Osho, no, non sono validi. Sono nel senso che per quanto riguarda la tradizione di Osho sono validi per la sua tradizione, come quelli della Golden Dawn sono validi per la loro tradizione. Io, notate, sto spogliando tutte queste tradizioni per fare in maniera di far vedere la vera essenza dei tarocchi. Poi voi sceglierete nella vostra pratica quel mazzo, perché vi dico di acquistare un mazzo a cui vi sentite chiamati, cioè proprio non andate a sceglierlo, andate lì, guardate e prendetelo. Non prendete cavolate, nel senso i tarocchi degli gnomi, i tarocchi delle fate, i tarocchi... Cioè, ragazzi, su, voglio dire, andate più su una parte un pochino più seria. Osho va bene per la sua tradizione. Se li vuoi usare, usali, però sperando sempre, che non li conosco, che siano confacenti con i tarocchi di cui parleremo e quelli originali che derivano dal 1300-1400, poi si sviluppano come tarocchi viscontei, poi vanno via avanti, via via, e quindi i veri tarocchi. Vi insegnerò come fare, per adesso no, tenetelo normalmente, manipolatelo, guardate. Una cosa che io solitamente spingo a fare è mettere il mazzo sotto il cuscino e dormire col mazzo sotto il cuscino. Molto spesso stimola i sogni profetici, ma non solo, si carica veramente perché il corpo sottile si muove la notte, quindi va ad influenzare le carte. Poi avremo modo di consacrare, di purificare, una volta comprati si devono purificare, eccetera, però per adesso non sarà fatto, vi consiglio di metterlo sotto il cuscino. Sì, può essere utile, però ricordiamoci che sono immagini magiche, come ho detto, quindi vanno ad evocare, man mano che noi li lavoriamo, le forze corrispondenti. E quindi molto spesso chi ha fatto questo senza una preparazione adeguata è andato incontro a problemi. Ma non perché portano male, no, solamente perché evoca tramite immagini, e gli psicologi lo sanno anche, se non vogliamo credere alla magia, crediamo agli psicologi, almeno oggi si pensa che sono sassoni, però crediamo a loro, crediamo, evocano, anche Jung stesso usava i tarocchi, no? Qualcuno diceva scegli una carta e vedeva il suo subconscio cosa diceva, no? Jung stesso ha fatto la prefazione del libro dei mutamenti, no? Andando a parlare della sincronia, e quindi andate a vedere, è stessa cosa accade nei tarocchi, quindi si vanno a evocare immagini, di forze corrispondenti alle immagini, e quindi portano energie corrispondenti, e quindi bisogna essere protetti in questo. Innanzitutto ci vuole un cerchio formale, ma non sto scherzando, un cerchio formale sia anche quando si fanno i tarocchi, perché divinazione significa azione divina, cioè noi entriamo in contatto con forze divine, cioè forze non materiali. Quindi io spingerei a fare questo una volta che il mazzo è preso, conosciuto bene, si è entrati in contatto con queste forze, li si è lavorate come spiegherò, gli si è entrati dentro, perché noi useremo anche tra l'altro come porte, entriamo dentro, entriamo in ciò che è, perché noi troviamo che di una carta noi entriamo dentro, troveremo milioni di simboli collegati a quella carta e impareremo a riconoscerli e a non mischiarli con altri simboli in modo che siano sempre una cosa dritta. Quindi immaginate cosa evocano dentro un essere umano. Tutto faremo, però andate con calma, puoi disegnare, puoi fare, ti direi non con troppa attenzione, perché da troppa attenzione evoca. L'attenzione è evocazione, no? Si sa, se io sto pensando con attenzione a una ragazza, a un uomo,
a un cane, a una stella, la sto evocando, entro in contatto con lei. Se la ragazza mi stimola, se un uomo, dico mamma guarda lì, se la stella, dico mamma mia, mi ispira, se è un cane sento amore. Cosa sto facendo? Sto evocando le forze corrispondenti. Attenzione, non mi fate impaurire. Ora abbiate in mente 3 sono i blocchi. I 22, il destino, ciò che non sappiamo è che il destino ci manda. I 40, le azioni che noi facciamo, potere, amore, denaro e la lotta che facciamo per le disgrazie che ci vengono anche, la lotta che facciamo per averceli, e poi i 16, noi, le persone che agiscono. Notate che c'è tutto lì. Abbiate in mente queste 3 cose, andate a ricordarvi che ogni immagine dei 22 corrisponde a qualcosa che conosciamo e a qualcosa che ci accade nella vita. Andiamo a vedere i 10, poi vedremo perché 1, 2, 3, 4, 5, quindi è sempre un arricchimento, no? Chiaro che mi esce un asso, sono all'inizio, se mi esce un 10 la cosa è piena, la coppa è piena, quindi abbiate a vedere queste cose qua e comincerete a capire e non vi spaventeranno più i tarocchi dividendoli in questa maniera. Va bene? Io vi saluto. Qual era il quinto elemento? Il quinto elemento erano le persone. In pratica le persone erano quelle delle 50 porte, erano 10 anche loro, poi si sono fatti diventare 16 sganciandoli. Perché questo? Perché mentre gli elementi normali sono acqua, fuoco, terra e aria, la persona, l'intelligenza, è il quinto elemento. Oh, ringrazio. Grazie. Io ho provato di rendervela semplice, ma se ve la ricordate, credetemi, che in mano con i tarocchi dice, caspita, io c'ho in mano il destino, le azioni che facciamo noi uomini, e quindi che il destino spinge a fare, e noi uomini ce l'abbiamo qua. La cosa più bassa, e poi ci allarghiamo a quello che ho detto. Bene, vi saluto, qui è mezzanotte, vi do un bacio a tutti.